Alcatraz è un'isola a 2,4 km dalla terraferma, situata nella baia di San Francisco. Se desiderate visitare questa surreale isola che ospita il carcere di massima sicurezza più famoso di tutti gli Stati Uniti e forse anche del mondo, è bene prenotare il tour in anticipo. Eccoci in viaggio per l'isola di Alcatraz. La partenza dei traghetti è al Pier 33. Il nostro traghetto parte alle 17:55 per la visita in notturna, prenotata 90 giorni prima. La prigione è suggestiva in qualunque momento della giornata, ma vederla nelle ore notturne è sicuramente il top. La visita comprende viaggio in battello, una prima parte con un ranger che ci fa da guida, una seconda parte individuale con audioguida in italiano e poi ritorno in battello. Alcatraz è parte della Golden Gate National Recreation Area, gestito dal National Park Service. L'isola di Alcatraz, in spagnolo significa sula, un uccello marino, porta questo nome perché era popolata da questo genere di animali. Ora l'isola è completamente invasa dai gabbiani, che sono ovunque. La visita è davvero molto suggestiva. L'audioguida illustra la vita della prigione con le voci dei prigionieri e di alcune guardie che raccontano i fatti salienti avvenuti in quegli anni, riuscendo davvero a far provare la frustrazione dei detenuti che guardando fuori riuscivano a vedere la città, sapendo però di non poterla raggiungere. Quando venne istituita, Alcatraz era una semplice prigione militare. Poi però, nel 1934, il governo USA decise di trasformarla in un carcere di massima sicurezza, dove avrebbe potuto detenere i criminali più pericolosi del paese. La sua posizione strategica nel bel mezzo della baia di San Francisco, unita alle gelide correnti, la resero ben presto la casa dei criminali del calibro di Al Capone o della spia sovietica Morton Sobel. Alcatraz era tristemente famosa per le durissime condizioni di vita cui erano sottoposti i detenuti, rinchiusi in piccole celle singole, spesso senza poter far nulla se non durante le brevi ore d'aria e i 2 pasti quotidiani. Alcatraz era considerata una vera e propria fortezza, nessuno poteva uscirne vivo. Di 36 tentativi di evasione, solo uno, condotto da Frank e Ainley Morris, andò in porto. I 2 fratelli abbandonarono l'isola su di una zattera, senza essere notati dalla polizia, mettendo dei manichini in cartapesta nei letti delle loro celle. L'FBI tiene a precisare che non ci siano prove dell'effettiva sopravvivenza dei 2. Alla loro vicenda è dedicato il film Fuga da Alcatraz con Clint Eastwood. Il carcere fu chiuso il 21 marzo 1963 per gli elevati costi della sua gestione. Era infatti necessario il trasporto sull'isola di alimenti, acqua potabile e indumenti. Tutti i criminali furono trasferiti in altri luoghi di detenzione. Anni dopo, il carcere fu aperto al pubblico per le visite guidate.